Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sarà un vlog fotografico. Dapprima andrò a Milano per dei lavori e dei progetti personali, poi mi sposterò a Vicenza con il buon Luca Ferrarini. Ci saranno moltissime modelle e tantissimi set diversi, ma tutto questo dopo la sigla! E sono finalmente a Milano, adesso direzione casa. Velocissimo tour della casa, come vedete arredata in maniera molto moderna, un po' piccolina, ma chiaramente l'ho presa solo per la posizione di questa scala che mi piace veramente da morire. Anche il divano è molto interessante, andrò a rimuovere quel quadro là sopra ed andrò ad utilizzare anche questi angoli. Come vedete in questa clip ho utilizzato il primo ML60 per creare delle forme di luci molto interessanti su quel muro bianco che se no sarebbe stato veramente molto piatto. Il secondo è la luce principale che vedete in questo momento con un softbox da 80 e questo è il risultato. Per il secondo set con Emily che state vedendo in questo momento ho utilizzato solo un ML60 e ho voluto creare una composizione diversa dal solito sfruttando le linee di questa bellissima scala. E queste sono le foto. Questo è l'ultimo set della giornata. Come vedete dietro di Emily sono andato ad utilizzare un pannello LED RGB per creare poi una color decisamente interessante. Il pannello in questione è l'M20C di cui vi lascio qui sopra nelle schede un video dedicato ed ho voluto tingere tutto di rosso per riprendere chiaramente il rosso del top di Emily come luce principale, sempre ML60. Giorno 2, qui in questo appartamento sta per arrivare una nuova modella con la quale non ho mai scattato, si chiama Erika, la conosceremo praticamente insieme, ma sono convinto che verranno delle foto molto particolari. Come vedete questo lucernario che c'è qua sopra crea una luce molto diffusa, molto bella. Il problema è che siamo in cucina, di là invece non arriva praticamente per niente luce, quindi molto probabilmente andrò ad illuminare la scena nello stesso modo di ieri. E questo per me chiaramente è un vantaggio perché già so dove andare a posizionare le luci e praticamente non mi devo inventare niente di nuovo. In questo primo set Erika mi ha veramente stupito perché è arrivata nell'appartamento con questo outfit molto particolare, ha portato le banconote, ha portato il bicchiere che vedete nelle sue mani senza avermi detto niente, quindi mi sono trovato davanti a un set bello che pronto, tutto ideato da Erika e il risultato non poteva essere che una bomba atomica. Come secondo set siamo andati a riutilizzare la scala per enfatizzare gli scatti grazie alle linee appunto della scala stessa, ma l'outfit rosso di Erika ha fatto assolutamente la differenza. Questo è l'ultimo set con Erika, l'ho posizionata in quell'angolo perché la parete bianca e la parete nera creavano un angolo veramente molto interessante in foto. So che così in video non sa di molto, ma guardate il risultato. Chiaramente non sono riuscito a vloggare per niente questa mattina, ho fatto il primo set con Erika che avete visto, è venuto veramente una bomba atomica perché lei è una modella veramente bomba, aveva 1000 idee diverse e tanti props ha fatto tutto lei. Adesso mi trovo
davanti allo studio Multiset 5+1 Bicocca. Ho fatto un lavoro video, ho messo una storia su Instagram, ma non posso farvi vedere niente qui sul canale. Adesso sta arrivando Andrea Barona che mi verrà a prendere qui in macchina. Andiamo poco fuori Milano per un set, ma che ve lo dico a fare? Bomba, è veramente poco, ve lo assicuro. Abbiamo solo 2 ore per portare a casa questo set in un posto veramente enorme. Dopodiché andremo a casa da me, faremo delle foto a casa da me, probabilmente qualcosa fuori, quindi mi dovete scusare, ma sarà veramente molto difficile che possa vloggare oggi. Però chiaramente vedrete tutto quello che faccio. Ed eccoci vicino Milano, nell'American Graffiti di Legnano. Come vedete ho utilizzato sempre 2 ML60, uno come luce principale, uno come ring light quando c'era lo spazio per poterla utilizzare. Anche qui Andrea modella super mega top, la conoscete, già l'ho portata sul canale, è andata qualche giorno prima a chiedere i permessi per fare questo shooting. È un progetto che volevamo fare dall'estate scorsa e finalmente siamo riusciti. Guardate bene la location, guardate bene come è vestita Andrea, il risultato non poteva essere che una bomba atomica. Una volta finito siamo tornati a Milano, pioveva e quindi l'esterna non è stata possibile farla e abbiamo creato 3 set molto simili come location e come mood a quello che avete già visto, quindi vi farò vedere soltanto il risultato finale. Giorno 3 qui a Milano, andrò velocissimo e sicuramente non riuscirò a vloggare neanche oggi, questo perché sta arrivando una modella, faremo le foto qui dentro, dopodiché devo andare in stazione e arrivare a Brescia. A Brescia ci sarà Luca che mi verrà a prendere in macchina e andremo a Vicenza. Vedrete tantissimi set diversi, tantissime modelle diverse e finalmente anche una location diversa. Quindi rimanete lì perché ne vedrete delle belle. E neanche a dirlo, sono partito dal divano, solita luce, solite impostazioni, 2 ML60, per poi andare ad utilizzare la solita scala, ma qui mi vedete utilizzare un prodotto molto interessante, è una bomboletta spray che crea un effetto nebbia. Per chi come me è fuori casa e ha bisogno di una macchina del fumo ma non può portarla dietro, questo è il prodotto che fa per voi, anche se stanno uscendo delle macchine del fumo portatili a batteria a basso prezzo, arriveranno a brevissimo sul canale. E a questo punto non mi resta che farvi vedere le foto di Alessia. Finito l'ultimo set milanese, sono andato in stazione direzione Brescia e con Luca siamo arrivati a Vicenza all'Off Studio. 3 sono le modelle che si sono susseguite all'Off Studio, la prima è Jessica, la seconda Annalise e la terza Federica, ma non ci dimentichiamo di Alessandro che ha fatto un trucco su Federica veramente super mega top. Da qui andrò veramente velocissimo perché abbiamo fatto veramente tantissimi set diversi. Il primo con Federica, quello che state vedendo in questo momento, set sportivo, ho utilizzato 2 luci, una principale da 200 watt che era presente lì nello studio ed una seconda dietro l'armadietto come rim light, un 60 watt con parabola. Secondo set con Jessica ho voluto utilizzare quella fantastica parete che con il divano creavano una combo veramente perfetta, come vedete una sola luce LED da 200 watt. Terzo set con Jessica più sportivo, come del resto il primo set con Federica. Il set successivo con Federica abbiamo invece utilizzato lo snoot ottico che dà questo spot di luce veramente molto interessante. Ma ormai mi conoscete, uno sfondo bianco non mi fa impazzire per niente, quindi in post produzione ho fatto una maschera sullo sfondo e sono andato a cambiare il colore. Per questo set con Annalise siamo andati ad utilizzare un bel po' di luci. Allora, nello snoot ottico ho messo una forma di luce, quella che vedete dietro la modella. Ai lati abbiamo 2 faretti RGB con parabola per dare colore allo sfondo e come luce principale un 200 watt con un dip umbrella da 105 cm. Cambiando poi outfit e forma di luce sono venute queste altre foto. Torniamo a Jessica, qui abbiamo tolto il divano, messo uno sgabello e acceso quell'illuminatore pazzesco che era presente all'interno dell'Off Studio.
Qui volevamo ricreare un mood super disco, ma ahimè il risultato finale non è venuto assolutamente come lo immaginavo. Colpa sicuramente del bianco dietro Federica, infatti poi ho fatto qualche foto in un altro punto che sono venute sicuramente meglio, ma lontane da quello che avevo in mente. Ultimi due set di Federica, il primo sempre sul divano con quell'illuminatore pazzesco che creava una ring light. E un classico set natalizio, quello che vedete era già presente in studio, abbiamo aggiunto due barre LED rosse dietro Federica ed è sempre illuminata da una luce da 200 watt. E così si conclude la trasferta fotografica che avete appena visto. In realtà all'Off Studio abbiamo fatto altri 2-3 set, però mi sono dimenticato di accendere o la Insta-X3 o la Instago 3 o l'Osmo Pocket, quindi non ho delle immagini da farvi vedere, quindi ho skippato, anche perché sennò veniva un video veramente troppo lungo. Però voglio ringraziare tutti i partecipanti, chiaramente Luca, mio grande amico con il quale andiamo sempre a creare questo tipo di contenuti, tutte le modelle che hanno partecipato e chiaramente Alessandro, il truccatore. Avrei voluto fare un vlog vero e proprio, ma mi è stato veramente impossibile. Ho iniziato a farlo, ma poi avevo sempre pesi, cose da portare, valigie fotografiche e quant'altro, e quindi per condensare il tutto ho dovuto fare dei voice over. E infatti volevo chiedere proprio a voi cosa ne pensate. È la prima volta che faccio un video con il voiceover, credo di aver concentrato tutto in pochissimo tempo, quindi credo che sia un contenuto più fruibile del solito, però chiaramente scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se siete arrivati fino qui intanto vi ringrazio tantissimo, se avete qualche curiosità mi raccomando sempre qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!